Iniziare una conversazione può essere difficile, però ci sono alcuni modi interessanti che puoi usare per rompere il ghiaccio con un'altra persona ed esercitarti in italiano. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di alcuni modi per iniziare una conversazione in italiano con una persona italiana. Questo ti permetterà di esercitare il tuo italiano e anche sentirti più sicuro o sicura quando parli. Capisco, iniziare una conversazione può essere una cosa abbastanza spaventosa, soprattutto se magari sei una persona un po' timida. Però non preoccuparti. Con i consigli di oggi spero di aiutarti a superare questa paura e così forse potrai sentirti più a tuo agio quando inizi una conversazione con una persona italiana. Infatti parlare con madrelingua o anche con altri studenti è fondamentale quando stiamo imparando una nuova lingua. Questo perché noi possiamo studiare, però se non mettiamo in pratica quello che stiamo studiando, sarà molto difficile applicarlo nella conversazione di tutti i giorni. Ricorda, e questo lo dico sempre, che una lingua è un'abilità, non è soltanto conoscenza, e come ogni abilità deve ovviamente essere esercitata. Io posso spiegarti come andare in bicicletta o come guidare una macchina, però se non vai in bicicletta e non guidi una macchina non imparerai mai. Con la lingua è esattamente la stessa cosa. Ma se vuoi sentirti ancora più sicuro o sicura quando parli in italiano e imparare a parlare l'italiano vero che parliamo in Italia, allora voglio consigliarti il mio corso Italiano Vero. È un corso di 12 unità con tantissime attività di grammatica, vocabolario, cultura, tantissimi esercizi e anche una lezione live. Attraverso questo corso imparerai tantissime nuove cose e imparerai l'italiano vero, quello che parliamo in Italia. Se vuoi partecipare al corso puoi iscriverti ora alla lista d'attesa cliccando sul link qui sotto in descrizione, così che quando il corso sarà di nuovo aperto alle iscrizioni ti manderò una mail per ricordartelo e ti manderò anche uno sconto. Quindi non vedo l'ora di vederti all'interno di uno dei miei corsi. Fantastico, adesso possiamo iniziare con la lezione di oggi e parliamo di alcuni modi per rompere il ghiaccio in italiano. Prima di tutto, e questo è un consiglio abbastanza banale, possiamo parlare del tempo atmosferico. Infatti il tempo è un argomento sempre valido per rompere il ghiaccio. Puoi per esempio chiedere che cosa pensa quella persona del tempo oggi o anche come sarà il tempo domani. Ecco alcune frasi che possiamo usare. Se oggi fa molto freddo, possiamo dire che freddo oggi, vero? Che freddo oggi, vero? Se invece fa molto caldo, possiamo dire che caldo oggi, vero? Che caldo oggi, vero? Se però fuori c'è il sole, fa caldo, insomma è una bella giornata, possiamo dire oggi è proprio una bella giornata. Oggi è proprio una bella giornata. Oppure, hai visto che bel tempo oggi? Hai visto che bel tempo oggi? Se invece vogliamo chiedere informazioni sul meteo, sul tempo domani, possiamo dire sai come sarà il tempo domani? Sai come sarà il tempo domani? Un'altra cosa che possiamo fare per iniziare una conversazione è chiedere un consiglio. Se per esempio sei in vacanza in Italia, potresti chiedere un consiglio su tante cose diverse. Per esempio, scusa, potresti consigliarmi un buon ristorante qui intorno? Intorno significa vicino, quindi qui vicino. Scusa, potresti consigliarmi un ristorante qui intorno? Oppure scusa, hai qualche suggerimento su cosa visitare in città? Scusa, hai qualche suggerimento su cosa visitare in città?
Un altro modo per iniziare una conversazione è chiedere delle informazioni di base a quella persona. Ovviamente questa non è una cosa che possiamo fare per strada, però per esempio se siamo in un bar, in una discoteca, in un ristorante, oppure per esempio anche sul treno, insomma in un ambiente in cui possiamo facilmente parlare con l'altra persona e possiamo effettivamente avere una conversazione, potrebbe essere proprio una buona idea anche stringere nuove amicizie o comunque farsi due chiacchiere con degli sconosciuti. Ho menzionato anche il treno perché soprattutto sui treni di lunga percorrenza, per esempio spesso, no, quando prendi il treno da Milano fino alla Puglia sono 6 ore di treno, alla fine se sono magari al tavolo con altre due persone di fronte a me, inevitabilmente durante il viaggio ci scambiamo due chiacchiere. E quindi ci si conosce, no? Si fanno delle domande di base sulla propria vita. Allora potresti chiedere sicuramente di dove sei, per chiedere la provenienza di quella persona. Poi potremmo chiedere delle informazioni su che cosa fa quella persona, di lavoro o di università, per esempio. E possiamo dire semplicemente cosa fai nella vita? Cosa fai nella vita? Oppure possiamo chiedere degli interessi e dire quali sono i tuoi interessi? Quali sono i tuoi interessi? O anche per esempio cosa ti piace fare nel tempo libero? Cosa ti piace fare nel tempo libero? E per finire, qual è il tuo film preferito o qual è il tuo libro preferito? Insomma, queste sono soltanto delle idee, però sono quelle domande base che possiamo fare a una persona per conoscerla meglio. Poi ovviamente scegli alcune di queste domande anche in base al contesto e non dimenticare di rendere queste domande formali se necessario. Se stiamo parlando con una persona molto più grande di noi, forse sarebbe una buona cosa usare il formale. E se vuoi capire come funziona il formale in italiano, ti lascio qui sotto in descrizione un video che ho fatto un po' di tempo fa sul canale proprio su questo argomento. Ma qual è un altro argomento di cui gli italiani amano parlare? Beh, ovviamente la cucina italiana, il cibo. Noi amiamo parlare di cibo e parleremmo di cibo per ore. Parliamo spesso delle differenze regionali, delle differenze che ci sono tra i piatti delle nostre regioni di provenienza, del fatto che i cibi sono molto diversi, di quello che abbiamo mangiato ieri, di quello che mangiamo oggi, di quello che mangeremo domani. Spesso addirittura quando stiamo mangiando, quindi stiamo pranzando o cenando, parliamo della cosa che mangeremo al prossimo pasto della giornata o il giorno successivo. È assurdo questo, noi parliamo sempre di cibo. Quindi quali sono alcune domande che possiamo fare agli italiani riguardo al cibo? Beh, prima di tutto, qual è il tuo piatto preferito? Qual è il tuo piatto preferito? Da qui sicuramente puoi iniziare delle conversazioni fantastiche, perché forse quella persona ti dice un piatto che non conosci e quindi puoi chiedere informazioni su quel piatto e poi parlare anche del tuo piatto preferito. Potresti anche chiedere qual è il tuo piatto preferito della tua regione, così sei più specifico e chiedi un piatto regionale. Oppure potresti chiedere: sai cucinare? Sai cucinare? Così se quella persona ti dice sì, che sa cucinare, magari puoi chiedere alcune ricette, alcuni consigli di cucina. Oppure potresti anche dire: ho mangiato, e poi la cosa che hai mangiato, per esempio un cannolo, e poi esprimere la tua idea sulla cosa che hai mangiato, per esempio era buonissimo. E poi puoi chiedere a quella persona se anche a quella persona piace la cosa che hai mangiato tu. Ti piace? Quindi, ho mangiato un cannolo, era buonissimo, ti piace? Così potete iniziare una conversazione sui piatti che vi piacciono. Potresti anche chiedere dove si mangia il miglior, per esempio, gelato in questa città. Dove si mangia il miglior gelato a Roma? Dove si mangia il miglior gelato a Roma? Poi puoi dire la migliore pizza a Napoli, la cotoletta migliore a Milano.
Quindi se stai parlando con una persona del posto puoi chiedere informazioni su dove si possono mangiare le specialità locali. Un altro consiglio che voglio darti, che non sono proprio delle frasi ma più che altro delle idee che puoi usare nella conversazione, è quello di sfruttare sempre il contesto. Cioè, in base al contesto, alla situazione in cui ti trovi, cerca di sfruttare quella situazione per parlare di più. Cioè, anche se tu in realtà non vuoi parlare o non hai niente di particolare da chiedere, parla lo stesso, solo per esercitare il tuo italiano, non perché davvero vuoi parlare di quella cosa. Ti faccio un esempio: sei al bar e tu al bar ordini sempre lo stesso drink, un gin tonic. Ora, anche se a te l'unica cosa che ti piace è il gin tonic, per esempio, non chiedere un gin tonic questa volta. Potresti chiedere al barman: guarda, io bevo sempre il gin tonic, ma oggi voglio cambiare. Cosa mi consigli che mi potrebbe piacere? Quindi così ti stai buttando nella conversazione. Anche se a te piace solo il gin tonic, non importa, stai iniziando una conversazione col barman. Oppure al ristorante apri il menù e vedi, non lo so, la cotoletta e tu vuoi mangiare la cotoletta. Ma proviamo a iniziare una piccola conversazione con il cameriere. Allora chiedi al cameriere: qual è il tuo piatto preferito? Poi forse il cameriere ti dice un piatto che a te non piace e quindi ordinerai comunque la cotoletta. Però provaci, buttati nella conversazione. Oppure sei in metropolitana e vicino a te c'è una persona che legge un libro. La copertina di quel libro ti piace? Allora puoi chiedere a quella persona: che libro stai leggendo? Di cosa parla? Ti piace? Insomma, buttati, cerca di sfruttare la situazione in cui ti trovi per parlare. Anche se non hai una domanda specifica da fare, non importa, buttati. L'ultima cosa di cui vorrei parlare è più che altro un consiglio su cose da non fare per iniziare una conversazione. Io ho vissuto per un anno negli Stati Uniti, quindi conosco abbastanza la cultura americana. Non so se questo è lo stesso anche in altri posti del mondo, però io so che nella cultura americana è abbastanza accettato fermare una persona per strada o comunque in un luogo pubblico per fare dei complimenti. Per esempio: oh, mi piace molto la tua giacca, il tuo cappello, i tuoi occhiali da sole, dove li hai comprati? Insomma, complimenti di questo genere. Io mi ricordo che quando ero negli Stati Uniti avevo una maglietta particolare che ricordava l'Italia e poi una ragazza a scuola che non conoscevo mi ha detto: ah, che bella, dove l'hai comprata? Ecco, in Italia non lo facciamo molto. Diciamo che fermare una persona sconosciuta, soprattutto per strada, e dire: ah, che bella giacca che hai, è una cosa che forse ci metterebbe un po' in imbarazzo, che vedremmo come un comportamento un po' invadente. Poi forse ad alcune persone non dà fastidio, per alcune persone è normale, però credo che questa cosa non sia socialmente accettata come lo è per esempio negli Stati Uniti. Poi se ci sono altri italiani che stanno guardando questo video e che la pensano diversamente da me, scrivetelo qui nei commenti. Però questa è la mia opinione personale e anche proprio la mia esperienza. Va benissimo, abbiamo finito con i consigli di oggi. Spero che ti siano piaciuti e se questo video ti ha aiutato non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta incredibilmente a far crescere il mio canale e anche a raggiungere altre persone, così che sempre più persone possono imparare l'italiano con i miei video. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e di attivare la campanellina, così che quando pubblico un nuovo contenuto riceverai una notifica sul tuo cellulare. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!